Buongiorno a tutti, vi parlo da Roma, sono molto contento di raggiungervi con un breve messaggio. Faccio lo scrittore, cerco di raccontare delle storie in forma di romanzo, talvolta in forma di racconto, in forma di scrittura per il teatro, per la televisione, scrivo per i giornali e naturalmente la storia che tutti stiamo attraversando pone delle domande anche a chi fa questo strano mestiere. Sono in quarantena, ovviamente in casa a Roma, e ancora per qualche giorno ci saranno misure molto, molto rigide che cominceranno ad allentarsi rispetto al momento in cui vi sto parlando, proprio dalla prossima settimana, come sta accadendo in altri stati, in altre nazioni. Ma al di là delle singole differenze, al di là del fatto che forse più o meno tutti, almeno all'inizio, abbiamo vissuto questa quarantena, questo lockdown. Quarantena è una parola che in italiano rimanda a situazioni remotissime, a pestilenze medievali, a malattie che richiedevano appunto un isolamento e che ci sembravano, come dire, inimmaginabili nella contemporaneità. Dicevo che all'inizio appunto tutti più o meno a tutte le latitudini abbiamo vissuto, se non uno slancio, una sorta di spinta emotiva che ci ha portato a cantare canzoni dai balconi, a battere le mani, a darci coraggio a vicenda. Poi sono arrivati dei numeri lugubri, cupi, soprattutto dal nord Italia, e questo ha abbattuto molto l'umore collettivo. Sono passati ormai quasi 2 mesi e dall'inizio sembrano lunghissimi, perché la sospensione della routine, della quotidianità è stata davvero scioccante. Si tratta di un gigantesco trauma, questo è abbastanza evidente, forse addirittura banale dirlo, diverso naturalmente, ma forse per proporzioni anche più largo di quello che può essere stata qualunque guerra mondiale. Non sono assimilabili questi fenomeni evidentemente, però forse non si è mai dato nella storia il fatto che all'incirca 4 miliardi di persone vivessero tutte insieme la stessa esperienza, questa sospensione appunto della quotidianità, questa coazione, questa costrizione a restare chiusi nelle loro case, nelle loro stanze, a vivere, a soffrire, anche a cercare di resistere in queste condizioni. Ma dicevo che appunto poi chi scrive, che non necessariamente ha parole più intelligenti, ma appunto lavorando proprio col vocabolario, lavorando con il lessico, lavorando con lo stile, comunque, anche se non sta scrivendo magari direttamente, continua e cerca di interrogarsi sui modi in cui potremo tener conto, appunto, in quello che faremo, di ciò che abbiamo vissuto. Bene, mi viene da pensare che nella narrazione che abbiamo fatto in questi anni dei social, di cui abbiamo visto anche i limiti, anche i difetti, anche i pericoli, forse non avevamo colto un dettaglio che sta diventando invece adesso assolutamente imponente: il fatto che quei piccoli diari che tutti scrivevamo quotidianamente, adesso potrebbero compattarsi, aggregarsi in una specie di gigantesco diario collettivo, una sorta di gigantesco diario della collettività, dell'umanità addirittura, del XXI secolo, alla prova appunto di questa pandemia. Sembra niente, in realtà, se ci pensate, quando uno storico doveva cercare delle fonti, le fonti per ricostruire come è stata vissuta la peste del Trecento, le fonti per ricostruire un qualunque evento, appunto, per cui non c'erano più elementi di testimonianza diretta, faceva un grandissimo sforzo, no? Su documenti che magari riportavano trascrizioni di testimonianze, la storia orale per esempio, così viene chiamata in Italia, ma naturalmente anche nei paesi anglofoni ha la stessa categoria, la stessa etichetta. È la storia ricostruita attraverso fonti di chi ricorda direttamente gli eventi, ma a distanza di anni, come è successo appunto per le guerre, per la Grande Guerra, per la Seconda Guerra Mondiale, per i campi di sterminio. Qui in realtà tutti in presa diretta stiamo contribuendo a questo gigantesco racconto orale e nello stesso tempo trascritto. Che cosa ne sta venendo fuori? Ne stanno venendo fuori stati d'animo contraddittori, ne stanno venendo fuori domande radicali anche sulle possibilità effettive di cambiamento. C'è chi spinge per tornare a quella che credeva fosse una vita indiscutibile, la vita che chiameremmo Western Way of Life, la vita occidentale, la vita all'occidentale. Chi invece la sta mettendo appunto in discussione già da tempo, anche sulla spinta di certe istanze che hanno a che fare con l'ambientalismo, arrivate più tardi in Europa rispetto almeno nell'Europa appunto mediterranea, rispetto che in altri luoghi, rispetto anche forse che negli Stati Uniti. E tutto questo naturalmente darà agli storici del futuro un materiale inusitato, un materiale che forse non c'è mai stato per un'avventura collettiva dell'umanità. Anche questo lascia abbastanza sconcertati, perché è come se avessero voce, prendessero voce gli anonimi, tutti insieme, quelli che talvolta gli storici con molta fatica e qualche volta i romanzieri hanno dovuto appunto ricostruire, no?
nelle loro pulsioni, nelle loro psicologie, nei loro affetti, nelle loro rabbie, nelle loro paure. Queste sono tutte invece persone in carne e ossa, siamo noi che stiamo scrivendo, raccontando, qualche volta con ironia, qualche volta con dolore, qualche volta con esasperazione, ciò che sta capitando a una specie, perché dovremmo ricordarci questo, che l'umanità è innanzitutto una specie animale e quindi il fatto di essere messi in questa condizione, nonostante la nostra tecnologia, nonostante il nostro avanzamento nei campi della produttività, del lavoro, delle telecomunicazioni, è una specie come altre, una specie vivente su questo pianeta che chiamiamo Terra, che è messa quasi integralmente alla prova e naturalmente vive appunto le ansie che potrebbe vivere anche un altro animale come noi, messo in una condizione di disagio, in una condizione di paura, in una condizione di coazione. Questo è abbastanza straordinario e naturalmente il lutto che non sarà facile riassorbire, però poi lascerà lo spazio appunto a quella che io chiamerei la ricostruzione, che non è soltanto una ricostruzione fisica, perché qui non si tratta delle macerie di un terremoto o di una guerra, si tratta di macerie che appunto abbiamo dentro, di pezzi che si sono rotti, di certezze che sono andate in frantumi.